Ok, allora qui ad esempio non serve passare magari ad una base di 2 perché effettivamente il 4 è quello che conta, però dobbiamo un attimo organizzarci, cioè è ovvio che l'obiettivo è quello di lasciare solo 4 elevato a qualcosa, quindi questa ad esempio possiamo riscriverla come 4 alla 2x per 4 alla meno 1. In questo modo ho solo applicato la proprietà delle potenze che è applicata appunto al contrario, cioè la ricordo qui: a alla n per a alla m e a alla n più m. Quindi io ho fatto il passaggio contrario e sono andato da qui sotto a qui, a questa versione. Ora, sempre per le proprietà delle potenze, posso riscrivere questa come 4 alla x e poi alla 2, perché appunto esponente di esponente si moltiplica. Quindi qui ricordiamo che se ho a alla n elevato alla m, il tutto è a alla n per m, e quindi ho giustificato anche questa qui. Poi stesso discorso si applica qui, dove ho meno 10 per 4 alla x per 4 alla meno 1. Così facendo ho spezzato di nuovo il tutto secondo questa proprietà e poi il 4 lo lascio così come sta. Ok, quindi adesso sono pronto per effettuare una sostituzione. Quindi immagino appunto che il 4 alla x sia proprio uguale a t, e quindi vuol dire che la mia sostituzione verrà applicata qua e verrà applicata qua, ottenendo quindi un t alla seconda per 4 alla meno 1 meno 10 per t per 4 alla meno 1 più 4 maggiore di 0. Ok, quindi il mio problema effettivamente adesso è questo. I 4 alla meno 1 noto che mi danno particolare fastidio, quindi che faccio? Moltiplico tutto per 4. Se moltiplico per 4, i 4 alla meno 1 spariscono, quindi qui diventa t alla seconda meno 10t. Ora anche 4 devo moltiplicarlo per 4 e quindi diventa 16 maggiore di 0, perché tanto 0 per 4 fa ancora 0. Per adesso ho una disequazione di secondo grado abbastanza carina, devo dire, rispetto a quello che avevo prima, e mi basta pensare a due numeri che sommati mi danno meno 10 e moltiplicati mi danno 16. Questi numeri saranno ovviamente t meno 2 che moltiplica t meno 8. Infatti meno 2 e meno 8 mi danno meno 10, meno 2 per meno 8 mi danno 16. Ok, allora ora mi devo ricordare che t altro non è che 4 alla x. Ok, quindi qui avrò 4 alla x meno 2 che moltiplica 4 alla x meno 8, sempre maggiore di 0. Adesso ovviamente dovrò studiare separatamente questo fattore 1 e questo fattore 2. Partiamo dal primo, quindi 4 alla x meno 2 maggiore di 0. Porto il 2 dall'altra parte, quindi ho maggiore di 2, e mi ricordo che 4 altro non è che 2 al quadrato, quindi questo lo posso riscrivere come 2 alla 2x. Se poi mi ricordo che questo è 1, allora mi rimane 2x maggiore di 1, ossia x maggiore di 1 mezzo. Adesso discutiamo il tutto circa per il fattore 2, quindi ho 4 alla x meno 8 maggiore di 0, quindi 4 alla x maggiore di 8. Mi ricordo che qui sto lavorando con 2 alla 2x, stesso ragionamento di prima, e che 8 è 2 alla 3, quindi 2 alla 3. Quindi qui ho 2x maggiore di 3, ossia x maggiore di 3 mezzi. Ok, quindi i miei fattori sono questo qua e questo qua. Ok, quindi come sono questi valori? Questi valori sono, parliamo di questo che è praticamente 0,5, mentre questo è 1,5. Quindi posizionati sull'asse reale abbiamo prima un mezzo e poi 3 mezzi. Ok, ma se questi sono i valori e se qui ho un maggiore di 0, vuol dire che le soluzioni sono esterne, quindi avrò x prima di 1 mezzo oppure x dopo 3 mezzi. Ecco qua, x prima di 1 mezzo oppure x dopo 3 mezzi, e quindi questo conclude il nostro esercizio.